La storia che vi raccontiamo oggi sicuramente può classificarsi come una bella storia, anche se comincia da un dramma, da una di quelle situazioni che destabilizzano la popolazione, destabilizzano la memoria, destabilizzano l'identità, il terremoto. Il 20 maggio del 2012 Pilastri, come gran parte della zona orientale dell'Emilia-Romagna, è stata colpita da una tragedia che non ci aspettavamo. Si era persa nella memoria la consuetudine con fenomeni come questi, e da lì paradossalmente è nata un'occasione di rinascita, un'occasione di riscoperta, un'occasione di riflessione. Il 20 maggio del 2012, volendo, possiamo dire che cominci la nostra storia qui a Pilastri. Una scuola vecchia di 100 anni, colpita fortemente dal terremoto, deve essere abbattuta e ricostruita. Il luogo dove si decide di edificare un nuovo edificio scolastico post-sismico si trova pericolosamente vicino all'area archeologica che vedete in questo momento alle mie spalle, un'area scoperta fin dalla fine degli anni 70 da Gianfranco Po. Nel 1979 sono le sue prime segnalazioni, e poi, dopo una serie di ricognizioni, indagata scientificamente dalla soprintendenza, da Paola De Santis, a partire dall'89, oggetto poi di una mostra nel 95. Un vincolo rende quest'area naturalmente inedificabile, la tutela sotto quelle che sono le prospettive di legge. Quando il comune di Bondeno decise di edificare la nuova scuola a 200 metri da quest'area, fu mio compito, in quanto funzionario della soprintendenza, segnalare una criticità che poi gli archeologi della ditta Petra di Padova verificarono sul campo. E proprio da questa difficoltà è nato un dialogo, un tentativo di costruire, di spiegare il perché è importante tutelare il nostro passato, anche quando ha l'esile spessore di uno strato archeologico e la piccola consistenza di cocci, come li chiamarono i bambini che poi avrebbero occupato questa scuola. Si è deciso di edificare, di procedere rispettando tutto ciò che era sotto il terreno e avviando un percorso di valorizzazione non solo di ciò che abbiamo intorno, ma soprattutto di quella memoria così inconsistente, così flebile, che i bambini avevano pochi mesi prima perso nel non ritrovare più la scuola con la quale avevano familiarizzato, quel luogo di memoria, di costruzione dell'identità. Il 5 di gennaio del 2013 si inaugura la nuova scuola post-sismica e comincia questo percorso che porterà i ragazzi di Pilastri, con le loro insegnanti, al Salone del Restauro a parlare di restauro della memoria. Questo è, volendo, l'inizio di un nuovo capitolo, di una storia che nasce da un dramma, una bellissima storia che i bambini hanno saputo incarnare in una poesia che oggi troviamo affissa in una targa al di fuori del loro nuovo edificio scolastico. Una poesia che racconta la preziosità della terra, la preziosità della memoria, la difficoltà anche di farsi raccontare storie da quei cocci che affiorano dal terreno e che gli archeologi si ostinano a chiamare reperti. Ecco, da lì, attraverso esperienze come la rievocazione storica al Bundan Celtic Festival, attraverso una serie di altre iniziative che hanno visto fortemente collaborare comune e soprintendenza, siamo arrivati nel 2013 a far ripartire gli scavi sul sito della Terramara. Dapprima una serie di saggi abbastanza limitati per approfondire quelle che sono le problematiche topografiche, per comprendere l'assetto di questo insediamento, un po' più di quanto era stato compreso tra la fine degli anni 80 e gli anni 90. E poi, cosa ancora più bella, perché l'archeologia ha bisogno di progettualità come qualunque opera di ricerca, una convenzione stipulata il 7 di aprile del 2013 che ci ha portati del 2014 che ci ha portato a costruire un percorso che ci vede qui come primo anno e che ci vedrà qui sul terreno fino al 2016. Ecco, qual è lo scopo di una strategia di ricerca? Naturalmente
sono molti gli obiettivi che vogliamo raggiungere qui a Pilastri e che in parte abbiamo già raggiunto. Partono in primis dal voler condividere la consapevolezza dell'importanza del nostro passato in termini di memoria e di identità. Al secondo posto, ma diciamo tutte queste voci sono per me di pari livello, la volontà di creare un dialogo fra passato e presente, far capire che il passato è in grado di interagire con il presente creando occasioni di sviluppo, che non sono solo quelle meramente turistiche, ma anche la consapevolezza di avere una tradizione che può vantare millenni alle sue spalle. Una tradizione che è quella agricola, alimentare, quelle che sono ancora le peculiarità di questo terreno. Sempre alle mie spalle, oltre lo scavo, voi vedete delle serre dove Giuseppe Papi coltiva dei meloni, uno dei pregi agricoli, uno dei prodotti caratteristici di questo territorio. Pochi centinaia di metri oltre abbiamo il Po, con quel patrimonio di fauna ittica che sicuramente costituiva un elemento importante anche nel paesaggio più remoto di 3500-3200 anni fa. Ebbene, far dialogare, far acquisire una profondità temporale a ciò che l'uomo faceva 3500 anni fa e continua a fare ancora oggi è uno degli obiettivi importanti di questa iniziativa, che appunto nel suo aspetto scientifico ha probabilmente l'elemento che per chi fa il mio lavoro è obiettivamente il più interessante, ma appunto, come dicevo, non l'unico, cioè quello di cercare, attraverso un'interazione interdisciplinare con la collaborazione dell'Università di Ferrara già dallo scorso anno e di quella di Padova da quest'anno, far confluire su questo sito diversi specialisti in diversi campi, tra quelli che possono collaborare con l'archeologia. Si tratta di discipline geofisiche che studiano la Terra, è tanto importante studiare la Terra per capire i suoi movimenti, come abbiamo appreso dal terremoto, una Terra apparentemente pianeggiante ma che è solcata dai fiumi e che non è ferma, non è immobile, muta nel tempo e condiziona l'agire e la vita degli uomini. E poi tutte quelle discipline che servono per cogliere in dettaglio quelle che sono state le attività dell'uomo su questo sito, cosa mangiavano, come lo preparavano, cosa producevano, cosa cercavano, aspirazioni, ambizioni dell'uomo di 3500 anni fa, che possono essere anche quelle dell'uomo odierno. E il nostro impegno è stato sin da subito coronato da ottimi e importanti risultati. Vi dicevo, per comprendere l'alimentazione dobbiamo scandagliare il terreno per cogliere piccoli frammenti, piccoli elementi di storia, che possono essere semi, frammenti di ossa, per capire cosa coltivavano, cosa producevano. Questo si svolge proprio vicino alla nuova scuola post-sismica, nei locali della Polisportiva. È stato allestito un laboratorio con dei microscopi, dei setacci, attraverso i quali noi possiamo recuperare dal più piccolo seme ad elementi più consistenti come le ossa degli animali. Altro aspetto che la nostra ricerca quest'anno ci ha consentito di raggiungere, il recupero di frammenti d'ambra di probabile provenienza baltica, molto probabilmente lavorati in loco. Perché questa scoperta è così importante? Bene, le storie più antiche che ci parlano della pianura padana e di queste terre sono le storie che ruotano intorno all'ambra. Il popolo cosiddetto terramaricolo, appunto vissuto nell'Emilia tra i 3600 e i 3200 anni fa, non ci ha raccontato in prima persona la sua storia, tant'è vero che noi ancora oggi lo chiamiamo con un termine puramente archeologico, ripreso dai terreni fertili, terre marne che contraddistinguevano queste terre. Noi non conosciamo il suo nome, non sappiamo molto della sua storia se non attraverso la cultura materiale, gli oggetti, il terreno. Sappiamo però la storia che ci hanno raccontato altri popoli con, fra virgolette, un livello culturale superiore, la capacità di mettere per iscritto, di fermare la memoria. Ebbene, dopo Omero, uno dei più grandi poeti, il primo che abbia una consistenza storica, Esiodo, è colui il quale ci parla del fiume Ridano, l'antico nome del Po. È lui che ci racconta le leggende sull'Ambra, leggende che si perdono nel tempo e arrivano proprio fino a quell'epoca micenea che vede
venire dalla Grecia popolazioni qui nella pianura padana, alle foci del Po, risalirlo per effettuare scambi di merci, per cercare l'ambra, quella materia così preziosa che proveniva dal Baltico e che il mito, raccontato dai greci, diceva sgorgare proprio qui, presso il Po, per effetto di una tragedia, la morte di Fetonte, il figlio del Sole, lo splendente, il quale aveva avuto l'ardire di chiedere al padre di poter guidare il suo carro, e la sua incapacità di trattenere i cavalli a quella altezza che garantiva il viaggio dell'astro celeste faceva sì che, avvicinandosi troppo, incenerisse le persone, allontanandosi troppo le congelasse, costringendo Zeus a fulminarlo, a ucciderlo per riacquisire il controllo del carro. La sua morte, descritta appunto da molta poesia, da molta epica, avvenne qui, da queste parti. Il suo tragico volo finì proprio lungo le rive dell'Eridano, dove le sue sorelle, le Eliadi o Elettridi, cominciarono a piangere la morte del loro fratello, e dalle loro lacrime sgorgava l'ambra, quella resina fossile così preziosa, che probabilmente, il racconto continua, intenerì Zeus, facendo sì che trasformasse queste giovani donne in pioppi. Quest'origine così particolare che si perde nel mito racchiude una storia che è stata uno degli elementi cardine dell'economia delle popolazioni vissute in questa terra per lungo tempo, fino alla fase etrusca, con Spina, cioè il controllo di una risorsa che i greci credevano sgorgasse da qui, fosse rinvenuta qui, e che invece proveniva da molto lontano, e ci fa osservare un paesaggio economico e culturale che va ben oltre la pianura padana e si spinge fino al centro Europa e si perde nel tempo, va ben oltre l'epoca in cui è vissuto Esiodo, l'VIII secolo, arriva fino all'età del bronzo, l'epoca di cui noi stiamo scavando le tracce. E il sito di Pilastri, con questa scoperta così importante, si trova ad essere non il primo, naturalmente, dove si trova ambra fra quelli dell'età del bronzo, ma sicuramente al momento il più vicino al fiume Po, che proprio qui correva, come oggi corre. Le zone più verso il mare hanno cambiato nel tempo il loro corso. Quindi poter intrecciare la storia di questo sito, avere la concretezza materiale di quei frammenti di ambra, ci dà un elemento per calare la storia, la microstoria di una piccola comunità vissuta in un insediamento di poco più di 1 ettaro, in un contesto che ci porta dall'Europa, dal nord Europa, fino al Mediterraneo. Quel contesto che fa sì che la cultura delle terramare possa essere definita una delle prime culture europee, la prima e più importante cultura, diciamo, definita in termini geografici e storici che ci sia stata nella nostra penisola. Ecco, poter recuperare queste informazioni, poter recuperare questi frammenti di memoria e di storia attraverso appunto uno scavo archeologico, attraverso l'opera sottile, precisa, lenta di ricostruzione delle singole azioni che si celano negli strati, è uno degli obiettivi che con il comune di Bondeno stiamo perseguendo. Per restituire cosa alla comunità? Ecco, la consapevolezza di cui vi parlavo prima, anche l'orgoglio di una identità che affonda le sue radici nei secoli e nei millenni, l'orgoglio per una cultura che vive di agricoltura, che si circonda di un paesaggio che è rimasto sostanzialmente immutato da 3500 anni fa fino ad oggi, altro elemento di grande importanza. E cosa stanno trovando gli archeologi? Bene, gli archeologi dell'Università di Padova e di Ferrara, gli studenti, guidati dalla ditta Petra con il sostegno dei gruppi archeologici di Bondeno e di Ferrara, stanno sfogliando queste pagine di terra e di memoria e ci stanno restituendo finalmente le tracce consistenti di un insediamento, di come doveva apparire una casa di circa
oltre 1200 anni fa. Quello che noi stiamo portando alla luce, infatti, è il momento terminale di 3 secoli di vita che si sono susseguiti in questo luogo, dando vita a circa 1 metro di terreno che racchiude quei 3 secoli di storia. Noi stiamo indagando al momento le fasi terminali di una storia molto più lunga, che è fatta di terra, è fatta di vegetali, è fatta di materiale organico che non ha la consistenza materica che noi possiamo riconoscere in un abitato di epoca romana o anche di epoca etrusca. Per cui si tratta di strati, di disfacimenti, di dispersioni, di butti, di materiali, di cocci, di vita, di ossa, di semi, tutto ciò che costituiva la vita e le attività produttive di un gruppo di uomini che aveva una capacità importante all'epoca, per la prima volta in questa terra, quella di controllare la natura, di far sì che la natura potesse essere funzionale alla vita in questi luoghi. La creazione di un argine, la creazione di un fossato consentiva di dare la sicurezza a queste persone e anche di sfruttare le potenzialità agricole di questo territorio, l'acqua e soprattutto i fiumi che costituivano il veicolo per smerciare beni, prodotti. Ecco, soltanto un gruppo di uomini e donne ben organizzati, con una coesione sociale di un certo tipo, poteva predisporre opere di così ampia portata e così complesse. Poteva consentire ad un insediamento di svilupparsi su 1 o 2 ettari. Un insediamento che probabilmente è molto più ampio di quello che originariamente pensavamo, visto che lembi sono stati trovati anche al di sotto della nuova scuola post-sismica. Bene, stiamo cominciando a ricostruire questa storia. Scuole, bambini, cittadini, curiosi possono venire qui a vederla mentre viene ricostruita, una sorta di musealizzazione dell'attività dell'archeologo mentre si svolge. Questo è un elemento fondamentale della volontà di rendere partecipe una comunità rispetto ad un'attività che la comunità stessa ci ha consentito di fare. In questo senso questo scavo può definirsi pubblico non soltanto perché si svolge su beni che sono proprietà di tutti, ma perché è pubblico, cioè condiviso. Tutti possono vederlo venendo qui finché si svolgerà. Il 31 di ottobre di quest'anno è prevista la fine di questa campagna, o lo possono vedere su quelli che sono i network che noi abbiamo creato per far sì che anche all'esterno questa realtà possa essere conosciuta e possa diventare un esempio da seguire, da imitare, perché si possa capire che la cultura magari non produce beni nel suo immediato svolgersi e recuperarsi. La memoria non è un qualcosa che si può vendere. Ecco, proprio perché questa realtà non ha prezzo, proprio perché l'identità e la memoria sono beni che o si hanno o no, ecco, proprio questi sono i valori che stiamo cercando di condividere con più persone possibili, per creare quella sensibilità che possa far sì che l'archeologia, la storia siano integrate nel vivere quotidiano, siano comprese da un bambino delle elementari così come da un signore anziano, solo per il fatto di essere fruibili, di essere sotto gli occhi di tutti, di essere un bene nel senso più poetico che questa parola può avere. Essere patrimonio nel senso di eredità che i nostri padri ci hanno trasmesso e che noi abbiamo l'obbligo di trasmettere ai nostri figli. Queste sono le storie, le belle storie che lo scavo di pilastri contribuisce a raccontare. Questo è lo sforzo di tanti uomini, di tante persone, dei cittadini di questa piccola comunità che a partire dalla triste tragedia del terremoto hanno trovato una via originale, diversa, importante, di riscoperta di quello che è il valore inestimabile del nostro passato. Per questo nei prossimi 2 anni, quando ci ritroverete qui, che continueremo a scavare, e nei mesi nei quali si svolge l'attività di ricerca, di studio, di pubblicazione in laboratorio, non dimenticate ciò che stiamo facendo. Venite a vederlo, perché il sorriso di un bambino e la consapevolezza acquisita
della memoria che si stratifica nel momento stesso in cui lui vede ciò che facciamo, sono sicuramente il premio più grande che si possa avere in quello che sembra essere un lavoro umile, ma probabilmente il lavoro più bello che possa essere fatto: restituire memoria, restituire identità e far sì che tutti siano orgogliosi di se stessi e del proprio passato.